Ok, ciao Michele. Partiamo dall'inizio. Ok. Quindi cosa facevi prima? Cosa fai adesso? Chi sei? Ciao, sono Michele. Prima facevo il metalmeccanico, ero in un'azienda elettricista, facevo macchine automatiche. Era un lavoro che mi piaceva, però non mi appagava del tutto, e a una certa ho iniziato un po' a guardarmi attorno, vedendo che il mondo online si stava aprendo molto, e tra tutte le varie cose che si possono trovare, quella che mi incuriosì molto è quella del trading. Il trading, ad esempio nel forex, è lo scambio tra una valuta e un'altra. Ok, ad esempio il dollaro contro il franco svizzero. Quali sono i primi passi che hai fatto da metalmeccanico per inserirti nel mondo del trading? Perché oggi è anche molto pubblicizzato, ci sono 1000 nomi, però uno che deve entrarci a oggi dove guarda? Per prima cosa è importante cercare di capire che cosa ti sta vendendo quando vai a cercare un sito, ma questo vale un po' per qualsiasi cosa. Quando cerchi un sito che ti vuole vendere qualcosa, è molto facile incontrare una truffa, ok? È molto più sicuro quando vai in quei siti che ti parlano di una crescita, ok? Di una crescita, di uno studio, perché alla fine in qualsiasi cosa, se tu vuoi avere una vera crescita, hai bisogno di studiare. Non esistono rendimenti magici, Lamborghini, cose, ok, esistono, però c'è bisogno di studiare tanto e mettersi in mezzo, come qualsiasi cosa. Non esiste un grande valore senza un grande sacrificio. Ti ricordi il primo approccio che hai avuto con questo strumento? Cioè magari sei tornata a casa una sera da lavoro, hai acceso il computer, sei andato su YouTube, sapevi già dove guardare, oppure... Allora no, all'inizio il trading, guardavo questi grafici, diciamo, avendoli scoperti, avendo iniziato a guardare, scaricare le prime cose, sembrava molto semplicemente a un pacemaker. Vedevi tutte ste cose un po' strane, ma che cazzo è tutto questo? Ok, e da lì ti sorgeva un po' la domanda: ma è tutto così casuale, o c'è un movimento, c'è un perché, capito? I movimenti dei mercati sono casuali o hanno un senso? Ed è lì che nasce poi la curiosità, perché deve esserci curiosità, e da lì arrivi a capire che ovviamente i movimenti sono dettati da cosa? Dall'inflazione, sono dettati dal benessere di uno stato, sono dettati da tanti fattori che ovviamente bisogna imparare a leggere, incrociare, per riuscire a capire e analizzare bene che cos'è un mercato e dove magari il prezzo potrà andare in un determinato futuro. Ma c'è qualcuno che ti ha introdotto in questo mondo o hai fatto di tuo spontaneo? Allora, ho cercato un po' in giro, nella vastità delle truffe che ci sono, si possono trovare alcune accademie o alcune persone che sono veramente serie e ti sanno portare proprio ai concetti chiave, quelli che ti fanno un po' svoltare. Io i miei primi 6 mesi di studio li ho passati comunque insieme al mio vecchio lavoro. Prima lavoravo e poi ogni giorno, un'ora, due, tornato a casa, studiavo, ok? Da lì ho iniziato a fare magari i primi guadagni, e arrivato ai miei 6 mesi, 7 mesi in cui iniziavo a fare un po' di guadagni, avevo anche una base comunque che mi poteva sostenere. Allora ho deciso di mollare tutto e darmi completamente a questo. Io mi sono anche buttato, molta gente magari ha dei figli, c'ha anche una situazione diversa. Questo non vuol dire che non si possa. Conosco persone che hanno figli, una famiglia, e sono riusciti a licenziarsi e a vivere di questo, guadagnando molto di più. Come dico, però è sempre una cosa che va fatta un passo alla volta. Quando ti senti sicuro, allora cambi. Per uno che inizia da zero, comunque 6 mesi mi sembra un tempo ragionevolissimo. Non è che sono passati degli anni, voglio dire. Sì. Quindi hai raggiunto il tuo traguardo in poco tempo alla fine. Esatto. Avrei dovuto studiare, applicarti, però comunque alla fine ce l'hai fatto. Questo sì. E ovviamente il primo periodo è stato anche un po' difficile, perché ovviamente noi nella società moderna nasciamo con il paradigma che bisogna lavorare 8 ore, hai i tuoi orari e c'è qualcuno che te li detta, c'è qualcuno che ti comanda, ti dice che tu devi fare questo, e quindi tu ti devi svegliare a quell'ora, devi fare tutte queste cose. Quando tu invece sei autonomo, fai ad esempio trading e vivi di questo, devi svegliarti a una certa ora, devi sapere che il mercato si muove ad una certa ora e ad un'altra, e quindi hai degli orari, ok?
ok? E devi per forza stare a quegli orari, ok? Però devi essere tu che mentalmente ti devi dare delle regole, e questo vale per qualsiasi lavoro che uno fa autonomamente, e quindi devi essere tu una mente forte. Molta gente smette proprio perché non ha la mente forte, non ha distrutto quel paradigma, quindi è importante, secondo me, per la mia esperienza, per quello che ho fatto io, andare a distruggere certi paradigmi che hai, che ti sono stati magari insegnati da bambino, che ti ha insegnato la scuola e che ti ha insegnato la società. Questo secondo me è il punto focale di qualsiasi cosa, non solo nel trading ma in qualsiasi settore. Esatto. Alla fine è la tua mente che ti porta. Esatto. La scuola, le istituzioni sono tutte alla fine delle istruzioni che ti dicono cosa devi fare, come ti devi comportare. È uno standard alla fine, definito a monte, però. Quello che succede quando parli con qualcuno che ha provato a fare trading, la media di quelli almeno che ho sentito io è: ah sì ci ho provato, ho messo lì 2 soldi, alla fine subito sono andati su e poi li ho persi tutti, quelli lì sono tutte fregature. Ora, come approccio a qualsiasi cosa ovviamente è sbagliato. Tu non sai niente di quel mondo, non hai studiato, te l'ha detto qualcuno, hai messo lì 2 soldi, ovviamente non poteva fare altro che andare male, e hai già bollato quel settore. Quindi qual è il primo consiglio che tu potresti dare a uno che si deve approcciare a questo mondo? Allora, il primo consiglio è quello di studiare e analizzare veramente i grafici. Più ore uno passa a guardare il grafico e più diventi confidente con quello. E secondo me è importante di focalizzarsi su poche cose ma fatte bene, perché alla fine il concetto del trading è molto semplice. Il mercato va su, il mercato va giù, sale o scende, tu puoi decidere se comprare o vendere, e in quel determinato momento, se il prezzo sale ovviamente tu guadagni, se il prezzo scende e tu hai voluto vendere, guadagni alla sua vendita. Quindi in quel caso cercare sempre le cose più semplici, ok? Perché sono quelle che in genere funzionano di più. Ti ricordi il giorno che ti sei letteralmente alzato dal letto, erano già diversi mesi che facevi trading, che hai preso la decisione, bene, oggi mi licenzio? Sì, è stato, in realtà è stato un processo maturato, non mi sono svegliato di punto in bianco, perché comunque la mia idea è sempre stata quella di fare qualcosa in più, qualcosa di diverso nella mia vita, non vivere sempre nella monotonia, e quindi anche questo mi ha portato a cercare sempre qualcosa in più. Da lì, una volta maturato il fatto che c'era veramente una possibilità di crescita, una vera possibilità di guadagno, una vera possibilità di lavoro, ok? Perché il trading è un vero e proprio lavoro, e da lì ho iniziato a maturare il fatto proprio di abbandonare quello che era la mia vecchia vita e creare la mia nuova vita. Un altro consiglio che posso dare è quello di crearsi una routine giornaliera, ok? Io per la mia routine mi sveglio sempre alle 7, faccio 20 minuti di meditazione, poi faccio la mia colazione molto molto leggera, poi alle 8 vado a grafico perché magari si aprono determinati mercati, mi faccio le mie 2-3 ore sui miei mercati, se trovo operazioni entro, se non trovo operazioni non entro al mercato perché non è un obbligo, questa è una cosa molto importante sulla psicologia. Dopo vado a correre perché è importante comunque riuscire a fare attività fisica almeno mezz'ora al giorno. Immagino che tutto il giorno stare davanti a dei grafici dal monitor, bisogna che stacchi ogni tanto, no? Vedi la luce del sole. Infatti proprio per quello è importante crearsi una routine da trader, perché sennò uno rischia veramente, per dover cercare a tutti i costi un'entrata nel mercato, di starci 8-9 ore, quindi alla fine va a rovinare quello che doveva essere il lavorare qualche ora al giorno per riuscire a guadagnare, e quindi vai a ritornare nel loop dell'azienda in cui uno va a lavorare 9-10 ore, ma deve essere un piacere. Questo quindi lo reputo come secondo consiglio, assolutamente. Sì. Ma lavori 7 su 7 o ti prendi qualche giorno di pausa nella settimana? In realtà il forex, il trading è legato al mercato, che è aperto dal lunedì al venerdì, e quindi naturalmente mi ritrovo il sabato e la domenica liberi. E questo è ottimo. Esatto. La cosa bella è che potendo io decidere quando fare le cose, posso decidere un giorno anche di non tradare, sapendo che un giorno magari ci saranno notizie importanti, ci saranno cose che magari avranno molto impatto, molto
molta volatilità, io posso decidere di non fare niente e andare a fare altro. Quindi comunque una parte del tuo lavoro, diciamo, è ovviamente fare trading, quindi vendere, comprare, guardare i grafici, diciamo. L'altra parte però sarà sicuramente studiare il mercato per andare a decidere dove. Esatto, la prima parte, quindi il terzo consiglio, è quella sempre di riuscire a dedicare all'inizio almeno 4-5 ore a guardarsi i grafici, poi questo per chi lo vuole fare a tempo pieno, e poi anche un'altra parte di studiare. Ok, studiare cosa vuol dire? Anche guardare i grafici fa parte dello studio. Uno si potrebbe prendere una giornata anche solo per vedere il prezzo che cosa fa, senza dover entrare al mercato, senza avere l'idea e consapevolezza di entrare e fare un'operazione buy o sell, ad esempio. Questo può essere molto molto interessante per quanto riguarda sempre la psicologia. Ok, io sto lì e guardo quello che fa. Esatto, puoi scegliere se fare un'operazione o meno, semplicemente. Esatto, anche quello fa parte dello studio, guardare perché reagisce, perché il prezzo fa quella determinata cosa. Ovviamente dovrei andarlo a contestualizzare con quello che succede nel mondo, cioè perché l'oro ad esempio sta salendo, perché in questa settimana l'oro è salito ed è andato là, e andrò a vedere nei dati economici ad esempio che cosa sta succedendo. C'è la guerra, ok, la gente ha paura, cosa va? Si rifugia nell'oro. Cosa fa l'oro? L'oro cresce. È esplosa una banca in America che è crollata, cosa succede? La gente investe nell'oro, l'oro cresce. C'è stabilità economica e quindi gli indici americani e mondiali continuano a crescere, cosa succede? L'oro cala, esempio. Quindi per un neofita che entra nel mondo del trading sente comunque forex, criptovalute, cose reali come oro, altre materie prime che sono comunque quotate. Cos'è uno, cos'è l'altro, se puoi chiarirci un po' questa cosa. Allora, il trading racchiude tanti diversi settori. Ad esempio il forex è lo scambio valutario, ogni giorno vengono scambiati ad esempio dai 5 ai 6 triliardi, e poi abbiamo l'oro, l'argento, quindi le materie prime, e poi abbiamo quelli che sono gli indici azionari, l'S&P 500, che può essere definito come un paniere di aziende, quindi un indice che va a definire quanto tutte queste aziende valgono, ok? Che può essere ad esempio nel settore tecnologico, alimentare, eccetera eccetera. Quindi comunque devi lavorare ad ampio spettro, diciamo. Sì, è importante riuscire a vedere quando una cosa va bene e quando l'altra va male, perché ovviamente c'è una correlazione tra tutte queste cose. Cioè, se uno stato sta bene, che cosa succederà? Che gli indici di quello stato cresceranno, quindi sono tutta una conseguenza. Quindi non c'è un settore consigliato, propriamente consigliato per chi fa il primo approccio a livello di trading? Il trading è molto molto soggettivo, e uno ti potrà dare la sua strategia, un altro ti potrà dare la sua strategia, che magari sono diverse queste due strategie e loro sono profittevoli con queste strategie, ma tu hai la tua, perché tu hai la tua psicologia, tu hai il tuo metodo, tu hai la tua emotività con cui magari sai che posso entrare oggi al mercato e chiuderla oggi. Cioè, invece chi guarda nel lungo periodo, apro oggi un'operazione e la chiudo tra un mese, capito? Quindi anche questo è molto importante, cercare di capire dove e come uno è personalmente proprio. Ad esempio, uno che parte da zero, anche lì è tutto molto soggettivo, ma non esiste una cifra consigliata per un primo approccio. Allora, io non posso dare consigli finanziari, però all'inizio penso che la cosa importante, e ci sono piattaforme che lo fanno, è utilizzare dei conti demo. Demo vuol dire che è come se tu fossi a mercato con dei soldi che decidi, ma non sono soldi reali, ok? Questo può aiutare all'inizio ad approcciarsi senza avere tutta quella psicologia di perdere soldi. Questo ti può aiutare a capire che cosa può comportare tutto questo, sia la perdita sia il guadagno. Poi è ovvio che uno deve farsi una statistica dopo che ha studiato, e quando c'è un hedging statistico profittevole, allora iniziare a mettersi i suoi primi, non so, 500, 1000 euro, capito? Per riuscire a capire come andare bene. Poi ovviamente ci vuole molto money management.
cioè riuscire a capire quanto rischiare ogni volta. Questo è anche molto importante. Ad esempio, se voglio rischiare il mio 100% del capitale, è ovvio che sto scommettendo. Per essere una persona che nel lungo periodo sia profittevole, devo massimo rischiare l'1% o meno dell'1%. Alcuni ti promettono che ci sono dei bot, degli automatismi, che non devi fare altro che guardare lo schermo e guadagnare dei soldi. Ovviamente in tutto questo magari una parte di verità c'è anche, o no? I bot, per esperienza personale, funzionano fino a un certo punto, cioè possono andare per un periodo, però a meno che non hai della gente che sta lì ad aggiornare costantemente il tutto, c'è quella volta che magari ti fa fare quella perdita sostanziale che ti fa magari ritornare da capo. Quindi è un mondo sempre un po' difficile. Ci sono sicuramente quelli che hanno delle buone rendite, ma sono pochi e bisogna cercare bene anche quelli. Da quant'è che ti sei licenziato dal tuo vecchio lavoro e fai trading? Allora, mi sono licenziato 1 anno e mezzo fa praticamente e adesso vivo praticamente solo di questo. Quanto sei rimasto sulle piattaforme con i conti demo prima di partire? Non è tanto quanto tempo ci stai dietro, perché ad esempio quando io ho studiato tante strategie diverse e le ho sempre cercate di testare con me stesso, perché non è che studio l'analisi e da domani entro a mercato e faccio le cose, devo prima testarle. Questo è molto importante, e ovviamente avere un conto demo ti aiuta a capire prima di dover entrare per forza a mercato, quindi fare delle analisi prima nel demo può aiutare molto per fare la tua statistica. Ma ti è mai capitato per esempio che usando il demo hai fatto proprio il boom e dici ma perché non l'ho fatto veramente? È ovvio che col demo bisogna cercare di rispettare quello che è la tua statistica, perché è facile mettere molti più lotti, che magari più avanti capiremo che cosa sono, e ovviamente io mettendo più lotti ho possibilità di guadagnare molto di più come di perdere molto di più. Con un demo tu non hai tutte queste preoccupazioni, e sinceramente quando andate a vedere tutti quei fuffaguru che mettono 40.000 euro fatti con 100 euro, è ovvio che bisogna andare a vedere poi la realtà, se sono conti demo, conti reali, quanto tempo ci ha messo, e ci sono tante dinamiche in mezzo. Andiamo in chiusura, non so se ti senti di dare un ultimo consiglio a chi ci sta guardando, dopodiché se avete altre domande, se vi interessa l'argomento, se volete approfondire, potete scriverlo nei commenti e risponderemo direttamente alle domande che fate. Allora, per la mia esperienza, fare questo da qualsiasi parte del mondo sì, è possibile, però sinceramente non lo farei mai in una spiaggia o nel mio macchinone o cioè in qualsiasi altro luogo. Il trading è un lavoro, va fatto a casa, va fatto in un ambiente tranquillo in cui sei concentrato, e non lo fai nella spiaggia con lo sciottino e le 2 fighe dietro, perché devi essere concentrato, devi avere 1000 occhi che pensano a una determinata cosa, a quello che si sta muovendo, alla notizia che sta arrivando, e quindi non si può fare, lo puoi fare ma tu rischi te. Va bene, ti ringraziamo molto. Ti ringraziamo per questa chiacchierata. Se vi è piaciuto il video, ovviamente cliccate su mi piace, Iscrivetevi e ci sentiamo. e attivate la campanella sempre. Grazie mille.